Posso dire penso a Giulia e se al posto di Giulia voglio usare un pronome, posso dire penso a lei. Ma se invece di lei voglio usare un pronome clitico, uno di quei pronomi cioè che si spostano prima del verbo, come devo dire? La penso, le penso o ci penso? Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi non mi conosce, insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video cerco di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. L'uso dei pronomi clitici con il verbo pensare è un tema che spesso confonde e devo dire che mi è anche capitato di sentire delle cose non molto precise in qualche video qui su YouTube. In questo video quindi voglio cercare di chiarire, di dare anch'io il mio contributo vedendo quello che ci dicono i libri di grammatica. E poi, verso la fine del video, darò anche qualche consiglio pratico. Parte della confusione nasce dal fatto che il verbo pensare, quando ci riferiamo a una persona, ha due costruzioni possibili. Possiamo dire penso Giulia, con una costruzione quindi transitiva, oppure penso a Giulia, una costruzione intransitiva. Queste due frasi non sono equivalenti al 100% dal punto di vista del significato, hanno magari sfumature leggermente diverse, ma la cosa forse più importante da sottolineare è che la costruzione transitiva, penso Giulia, non è poi molto comune, non si sente spesso. Si sente invece molto più spesso la forma penso a Giulia. E quindi qualcuno potrebbe chiedermi, per esempio, pensi ancora a Giulia? E io non vorrei rispondere ripetendo il nome, ma vorrei usare un pronome. E qui nascono i problemi, perché quella preposizione a farebbe pensare a un complemento di termine, perché la frase penso a Giulia in fondo assomiglia molto alla frase telefono a Elisa, cambiamo il nome, se no ripetiamo Giulia 50 volte in questo video. Queste due frasi si assomigliano molto, verbo, preposizione a e poi il nome. E sappiamo che nel caso di telefono a Elisa, se vogliamo sostituire Elisa con un pronome, diciamo le telefono. Se fosse maschile, telefono a Paolo, diremmo gli telefono. Ma quando dico penso a Giulia, in realtà a Giulia non è un complemento di termine, quindi non possiamo usare questi due pronomi, non possiamo usare gli per il maschile e le per il femminile. Ma non è neanche un complemento oggetto, perché abbiamo visto che la forma con il complemento oggetto è penso Giulia. Quindi per il momento, attenzione, per il momento escludiamo anche i pronomi lo e la, che potremmo invece usare come risposta alla domanda pensi Giulia? Sì, la penso. Ma per il momento escludiamo questi due pronomi perché appunto corrispondono al complemento oggetto. Quindi, se non è un complemento di termine e non è neanche un complemento oggetto, che cos'è? Bene, la nostra grande grammatica italiana di consultazione ci dice che è un locativo, cioè indica un luogo. Non un luogo fisico, naturalmente, un luogo figurato. È un po' come se il nostro pensiero andasse verso Giulia. E quindi la frase penso a Giulia in realtà è più simile alla frase vado a Bologna che non alla frase telefono a Giulia. E sappiamo che vado a Bologna diventa ci vado e quindi allo stesso modo penso a Giulia diventa ci penso. Ma a molti non piace usare ci riferito a una persona. Si sente spesso ci con il verbo pensare, ma in genere si riferisce a qualcosa, a una situazione. Non abbiamo nessun problema, per esempio, con una frase come questa. C'era anche una cosa a cui però non voleva pensare. E non ci pensò, infatti. Frasi come questa sono molto comuni, oppure anche frasi come ci devo pensare, ci penso su, che diciamo o sentiamo molto spesso, sono molto comuni, e nessuno ha problemi a usare queste frasi. Ma in tutte queste frasi ci si riferisce appunto a qualcosa, a una situazione, significa a questo, a ciò, a questa situazione, non si riferisce a una persona. E forse proprio perché siamo così abituati a usare ci riferito a qualcosa, a una situazione,
abbiamo un po' di resistenza a usare ci per riferirci a una persona. E quindi molte persone alla domanda «pensi ancora a Giulia?» rispondono «sì, la penso ancora», oppure «no, non la penso più», usando appunto quel pronome oggetto diretto, che però abbiamo visto prima sarebbe la risposta alla domanda «pensi ancora a Giulia?», mentre la risposta più giusta, diciamo, tra virgolette sempre, alla domanda «pensi ancora a Giulia?» sarebbe «sì, ci penso ancora», oppure «no, non ci penso più». Il fatto che l'uso di ci riferito a una persona non è poi così strano ed è anzi abbastanza naturale, si vede bene con la prova della dislocazione a sinistra. La dislocazione a sinistra, di cui ho parlato in quest'altro video, si riferisce a quelle frasi in cui spostiamo il complemento e lo mettiamo prima del verbo e poi lo riprendiamo con un pronome. A Genova non ci sono mai stato. Ci riprende a Genova. Oppure il formaggio non lo mangio mai. Lo riprende il formaggio. Ecco, se vogliamo usare questa struttura con la nostra frase originale penso a Giulia, magari aggiungiamo un avverbio spesso, penso spesso a Giulia, non diciamo a Giulia la penso spesso, ma mi sembra molto più naturale dire a Giulia ci penso spesso, con quel pronome ci che riprende appunto a Giulia. A questo punto voglio tornare un attimo sulla forma con il complemento oggetto, perché ho detto che penso Giulia non è una frase molto comune, ma l'uso transitivo del verbo pensare invece è normale con le proposizioni oggettive, cioè quando abbiamo un'intera frase. Penso che la grammatica sia interessante. E in questo caso sì, se vogliamo sostituire tutta la frase con un pronome, che la grammatica sia interessante, useremo un pronome oggetto diretto e quindi diciamo lo penso. Per esempio, se qualcuno mi chiede «pensi davvero che la grammatica sia interessante?» Sì, lo penso davvero. In questo caso, quando ci riferiamo a un'intera frase, si usa sempre il pronome singolare maschile lo, ma si usa anche il pronome singolare femminile la con il verbo pensarla. E quindi sentiamo frasi come «la penso così», che significa più o meno «questa è la mia opinione». Forse anche per questo a me non piace molto usare i pronomi lo e la riferiti a persone con il verbo pensare, perché mi viene più naturale usare appunto lo per riferirmi a un'intera frase e invece usare la nelle espressioni come la penso così o come la pensi. Adesso passo ai consigli pratici, perché magari qualcuno sta pensando va bene, tutto questo è molto interessante, ma alla fine che cosa dobbiamo dire? Allora vi dico quello che faccio io. Innanzitutto non uso praticamente mai il verbo pensare in forma transitiva riferito a una persona e quindi non dico praticamente mai penso Giulia, anzi non lo dico mai. Secondo, consiglio di tenere il pronome lo per riferirsi a una proposizione oggettiva. Penso che la grammatica sia interessante, lo penso. E il pronome la, invece di tenerlo, per quelle espressioni che abbiamo visto, come la pensi, la penso così. E quindi il mio consiglio è di non dire lo penso per dire penso a Paolo e di non dire la penso per dire penso a Giulia. Questo è il mio consiglio e non dico che sia quello che fanno tutti. Quindi alla fine che pronome uso io per sostituire a Giulia? Devo dire che nella maggior parte dei casi tendo a evitare il problema e quindi penso a Giulia, se voglio usare un pronome diventa penso a lei, quindi tendo a usare un pronome tonico proprio per evitare il problema. Ma se proprio mi trovo in una situazione in cui per qualsiasi motivo devo usare un pronome clitico, allora seguo la regola grammaticale e dico ci penso. Grazie per avermi seguito fin qui, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!